Ciao, oggi prepariamo insieme una spettacolare zuppa inglese. Iniziamo preparando un pan di Spagna frullando 4 albumi a temperatura ambiente con 160 g di zucchero semolato. Quando gli albumi sono ben montati, aggiungiamo 4 tuorli. Per montare le uova abbiamo impiegato in totale 6 minuti. Preleviamo la polpa da una bacca di vaniglia. La aggiungiamo alle uova montate e passiamo a grattugiare una scorza di limone biologico. Quindi mischiamo brevemente. Incorporiamo 160 g di farina 00 setacciata 2 volte e mischiamo delicatamente con una spatola o un cucchiaio. Versiamo l'impasto in uno stampo da 20 cm di diametro, precedentemente imburrato e con il fondo rivestito con un disco di carta da forno. Inforniamo in forno statico preriscaldato a 200 gradi centigradi per 10 minuti e quindi abbassiamo la temperatura a 175 gradi centigradi, proseguendo la cottura per altri 15-20 minuti. A termine cottura lasciamo il pan di Spagna nello stampo per 10 minuti e quindi lo sformiamo completando il raffreddamento e conservandola a riparo dall'umidità fino al giorno seguente, riposto in un sacchetto di plastica. Il giorno seguente proseguiamo preparando una bagna con 300 ml di acqua e 100 g di zucchero semolato. Portiamo a ebollizione e suddividiamo lo sciroppo in 4 parti da 100 ml. Quindi otterremo 4 bagne aggiungendo 8 g di zucchero vanigliato, 50 ml di alchermes, 50 ml di rum e 50 ml di Cointreau. Mischiamo brevemente e lasciamo raffreddare. Passiamo alla preparazione di una crema a zabbaglione mischiando con la frusta a mano 5 tuorli e 80 g di zucchero semolato. Setacciamo e incorporiamo 10 g di amido di riso. Scaldiamo a fuoco medio 170 ml di marsala secco e versiamo nel marsala caldo il composto con i tuorli. Non appena la crema arriva al bollore la versiamo in un contenitore. La copriamo con pellicola trasparente e la lasciamo intiepidire.
Quindi prepariamo una crema pasticcera con 6 tuorli, 120 g di zucchero semolato e la polpa di una bacca di vaniglia. Mischiamo con la frusta a mano e quindi setacciamo e incorporiamo 40 g di amido di riso. Portiamo a ebollizione su fiamma media 500 ml di latte fresco intero e la bacca di vaniglia incisa. Quando il latte arriva a bollore, spegniamo il fuoco. Eliminiamo la bacca di vaniglia e versiamo un goccio di latte nel composto. Mischiamo bene, riaccendiamo il fuoco a fiamma bassa, versiamo il composto con i tuorli e mischiamo senza sosta, con la spatola fino a quando la crema arriva a bollore. Quindi togliamo dal fuoco e versiamo circa il 60% della crema in un contenitore. Copriamo con pellicola trasparente e lasciamo intiepidire. Versiamo nella restante porzione di crema 100 g di cioccolato fondente e mischiamo bene per amalgamare la crema. Portiamo quindi anche questa crema in un contenitore, coprendo con pellicola trasparente e lasciando intiepidire. Nel corso del periodo di riposo per il raffreddamento, mischiamo di tanto in tanto le creme, affinché assumano una consistenza più vellutata. Quando le bagne si saranno raffreddate completamente e le creme saranno tiepide, possiamo procedere ad assemblare la zuppa inglese. Tagliamo il pan di Spagna in 4 dischi dello stesso spessore . Posizioniamo sul piatto della torta un anello metallico per torte o, come nel nostro caso, un anello di uno stampo a cerniera da 20 cm di diametro, inserendo lungo i bordi una striscia di acetato. Quindi inseriamo il primo strato di pan di Spagna, bagniamo con la bagna alla vaniglia e distribuiamo la crema pasticcera aromatizzata alla vaniglia. Quindi disponiamo un altro strato di pan di Spagna, la bagna al rum e la crema pasticcera al cioccolato. Inseriamo il terzo strato con pan di Spagna, bagna all'alkermes e la crema allo zabaglione. Infine sull'ultimo strato bagneremo il pan di Spagna con bagna al cointreau e rivestiremo con un sottile strato di crema in eccedenza. Lasciamo riposare la zuppa inglese in frigorifero fino al giorno seguente. Per terminare montiamo ad alta velocità 150 ml di panna fresca a 4 gradi centigradi con 70 ml di latte fresco intero
e 70 g di preparato dolce neve. Puoi usare anche solo la panna fresca, ma per ottenere una decorazione esteticamente perfetta abbiamo scelto di usare un addensante. Portiamo la panna in una sacca a poche e con il beccuccio F02 creiamo questi fantastici ciuffi per guarnire la zuppa inglese. Ti invitiamo a continuare la visione dei nostri video guardando la nostra playlist con i classici della pasticceria italiana, oppure la videoricetta della nostra chiffon cake all'arancia. Ci vediamo al prossimo video.